Era da più di 30 anni che Wayne Buntion stava aspettando di morire. Aveva battuto il record di essere il detenuto più vecchio nella fila della morte del Texas. Durante tutto quel periodo non si è mai mostrato pentito, ma quando ha parlato davanti alle telecamere per l'ultima volta, si è sciolto completamente. I thought about this several times a day, every day for 32 years. I wish it hadn't have happened. Era stato condannato alla pena capitale per l'omicidio di un poliziotto. Il 27 giugno del 1990 aveva tolto la vita a James Irby, un poliziotto di Houston, durante un posto di blocco che era diventato molto più pericoloso del normale. So you can still remember that day? Yes. I can remember everything that happened that day, yeah. Why did you shoot Officer Irby? Why? Because he was fixing to kill me. When I pulled my gun, it was in self-defense. Il crimine aveva causato molta commozione. La famiglia cercava giustizia e la morte era l'unica soluzione. When the jury returned another death sentence, were you relieved? I was. We were quite relieved and, again, saddened. It's still a conflict, as I said. I don't know if I can actually watch him executed. It's not about revenge. It's not about anything like that. It's just finally being able to move on from this thing that has affected my whole life and, most of my mothers and my brothers. Per più di 30 anni gli Irby hanno aspettato anche solo una scusa da parte di Buntion, ma sembrerebbe che non sia mai arrivata. Inoltre si pensava che il crimine fosse premeditato perché quasi 20 anni prima il fratello del criminale era stato ucciso dai poliziotti, per cui aveva giurato di vendicarsi. So for you it wasn't about getting revenge for your brother? Absolutely not. No. I don't have nothing against cops. I want cops to protect me just like they do everybody else. I did not carry a gun to protect myself against cops. Vendetta o no, nessuno poteva perdonare quel che aveva fatto Buntion. Nonostante ciò, quando gli restavano solo pochi giorni di vita, ha deciso di fare quel che gli chiedevano da anni. If you could say something to Officer Irby's wife and children, what would you say to them? I wish like hell it never had happened. Miss Irby sitting right there, I tell her the same thing. I'm sorry it happened. My heart aches every day for her and her kids. That's amazing, because he's never shown any kind of remorse for any of us. That's the first apology that I've heard that he's made. Il caso di cui è protagonista Wayne Buntion è diventato molto famoso perché ha fatto molto scalpore per tutto il tempo che è stato nella fila della morte, ma oltre a ciò ha richiamato l'attenzione anche per aver battuto quel record di longevità in Texas. Dopo che è stata fissata la data dell'esecuzione, Carl sapeva benissimo che quelle sarebbero state le ultime ore della sua vita. How do you plan to spend your final days? Well, just like I do every day, I read my Bible and I'll read other books. I like to read. I'm too old to go out. They let the other inmates go out to recreation 1 hour a day. La data dell'esecuzione era stata fissata per il 21 aprile del 2022 e nonostante fosse stato condannato alla pena più dura della giustizia statunitense, sapeva che questo non avrebbe comunque aiutato in nessun modo la famiglia di James Irby, perché niente avrebbe fatto rivivere l'ex poliziotto. I'm sorry it happened. My heart aches every day for her and her kids. So maybe my execution will set her mind at ease a little bit. I mean, I can't bring their dad back, but maybe by me being executed, maybe they can finally put this thing behind them. Alla fine sarebbe arrivato il fatidico giorno e Wayne Buntion sarebbe deceduto alle 18:29. Malgrado ciò, nessuno è rimasto tranquillo né dentro né fuori dal carcere. Familiari e amici di James Irby, così come del condannato, erano lì presenti, mostrando il loro punto di vista riguardo la situazione. Gone through 32 years, 2 trials with the family, watched the kids grow up. Jim and I had kids the same time, and our families were close, and it's just finally there's a little closure here. E mentre alcuni celebravano il decesso di Buntion, c'erano altri che non riuscivano a sopportare il fatto che stesse succedendo tutto ciò. Non si trattava solo di familiari e amici, ma anche di persone che cercano di abolire per sempre la pena capitale.
I'm here because I oppose every single execution in the state of Texas. Her point of view? Why do we kill people to show that killing people is wrong? Ma ovviamente coloro che hanno sofferto di più con questa orribile situazione sono gli Irby, quella famiglia che è rimasta senza un padre e che più di 30 anni dopo stava finalmente ottenendo un poco di giustizia. Perché è palese che non è piacevole celebrare un decesso, ma per Maura Irby questo significava decenni di sofferenze. I can only say that it was an amazing feeling, and I felt like I took the deepest breath I've been able to in the last 32 years, and I feel joy. I'm sorry that someone died, but I didn't think of him as a person. I just thought of him as a thing, as a cancer on the face of my family. So I also want to thank everyone here at the prison and Janice with the Victims Assistance. They have been just wonderful in helping us along. I also want to mention that there were a lot of good things that we made happen and come out of Jim's life. And other than that, I still miss him 32 years later. Thank you for being here.